qui dove l'aria luccica e tira forte il vento, qui su una vecchia terrazza nel centro di Bologna. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto e si schiarisce la voce che voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. Neanche a te ormai, che gioia sangue ride appena sai. Ma, hai chiamato? Ah, è pronta colazione? Mo venga, ya. Peccato. Ciao JJ. Ciaone proprio. Ma va a cagare. Che schifo. Come si fa a dir ciaone? Ma se la salute dei cittadini, la salute pubblica è un bene che è messo a repentaglio, noi siamo costretti a scegliere e a imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi pur meritevoli di tutela. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità. Oh, hai sentito Conte? Motivi di salute. Ce ne stiamo belli belli a casa. Diciamo in questo Perché stai al provvedimento buio? Accendi la luce. anche un divieto degli assembramenti. Stiamo a casa tutta la settimana. Al lavoro siamo chiusi. Favoloso. Cioè, domani è lunedì, casa. Casa, lunedì. Lunedì, casa. Senti quanto suonano bene nella stessa frase queste due parole. Lunedì, casa. Casa e lunedì. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Ma cosa ne vuoi sapere te che neanche devi uscire per andare a lavorare? Cioè, se per te è lunedì, giovedì o domenica, a te veramente che differenza fa? Che d'estate lavori l'infradito e d'inverno con le pantofole. Bello lavorare da casa, vero? Neanche finisci nel traffico in tangenziale, cazzo. Cioè, non ti rendi conto di che svolta è per me non andare a lavorare adesso? Sai che ti dico? Io sono in vacanza.
Non possiamo E sai che ore sono adesso? su questo di abbassare Le 10. la guardia. E per Penso che questo vi farò una che sto bella per birretta in firmare un terrazzo. provvedimento Ciao, che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Oh, ma che due coglioni, sempre con queste cazzo di piante in mezzo alle balle. Da quando è che un tavolo serve per tenere su le piante? Ma voglio dire, non ci credo. E poi c'è sto cazzone con la tromba. No, ma in realtà sarebbe un trombone. Ma va a cagare, va un trombone. Fate una trombata piuttosto ogni tanto. Che sento sempre sta tromba, che poi ti suoni. Ma che cazzo ti suoni sempre? Fate una trombata, mai che sentissi una figa urlare. Cioè, vedi te se permettermi a bere una birra. Vado ad affilare i miei coltelli per spostare tutte queste piante. Sì, vabbè, guarda questa. Sta pure morendo. Poi parlo così perché non posso farmi sentire da Marco. Ascolta, io sono disperata. Ma hai visto che cazzo è successo? Sto coronavirus di merda, cazzo. Io me ne devo andare da qua. Mannaggia me che non mi sono decisa a lasciarlo prima. Porca troia, è andato via anche il sole. E glielo stavo anche per dire. Rebecca? Rebecca? Oh, Rebecca? No, non ce la faccio. Non voglio passare neanche un altro minuto in questa casa. Non esiste. Rebecca? Rebecca? Amore? Rebecca? Dove sei? Oi? Dove sei? Ora però come si fa? Hanno detto che dobbiamo rimanere in casa fino al 3 aprile. E chi lo sa poi se il 3 aprile potremo davvero uscire. Che cazzo ne so poi di come potrebbe reagire? È un po' di tempo che non lo riconosco più. Mi mette veramente angoscia. E se davvero non riuscissi ad andarmene da questa casa? Dovrei conviverci con paura. Marco, amore, mi è spaventata. Marco amore? Marco e amore? Marco e amore? Così mi fai paura, Marco. Marco e amore? Mi sa tanto che Marco e amore per te nella stessa frase non ci stanno più tanto bene. Mi sbaglio? Marco, ma che dici? Non ti capisco. Ah, non mi capisci? Beh, io invece ti ho capita benissimo. Ho sentito tutto. Abbi almeno le palle di dirmi le cose in faccia. Ecco, l'ho detto finalmente. Mi sono rotto il cazzo di vederti sempre ubriaco, che ti viene con la faccia da psicopatico, che hai anche in questo momento. E ti metti ad affilare quei tuoi coltelli di merda, che per la cronaca non sai affilare, perché non tagliano! Ieri stavo tagliando un pomodoro del cazzo e il tuo coltello di merda, che tu affili sempre ma lui non taglia, è rimbalzato dal pomodoro sul mio dito e non mi sono neanche tagliata. Guarda! Marco! Marco, basta! Marco, basta! Marco, ti prego! Marco, basta! Mi fai male!
Il nostro paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Oggi abbiamo superato 13.155 decessi, questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, allora non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i tecnologici a cui siete sottoposti. Detto questo, siamo in stretta contatto. Ma porca di quella troia! Ma è una goccia di caffè che mi lasci? Cos'è? Ho sconvolto i tuoi piani? Lo vuoi capire che ci sono anch'io la mattina qua a fare colazione? E sta cazzo di luce accendila, che stai sempre al buio. Iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa. È la ragione per cui ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga, avevamo già anticipato nell'inizio Speranza, che proroga l'attuale regime. E poi pensi che tutto sto caffè ti faccia bene? Come sono state Non vedi quanto cazzo tremi? al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo Tremi. ulteriori sacrifici. Ma che cazzo ti tremi, oh? Per 2 schiaffi? Se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo Non ci voglio più stare ad qui. allentare queste misure, Cioè, se glielo dico poi, chissà come cazzo reagisce. quindi addirittura pagheremo un prezzo Ti sto parlando, guardami in faccia. Oh, guardami mentre ti parlo. al costo economico, sociale che Non voglio qui stiamo guardarti in faccia. affrontando, saremo ricostretti a Poi ripartire guarda, di nuovo. c'è Conte in TV. Non ce lo possiamo permettere. Guarda che Per questo figo. vi invito tutti, vi Lui sta ringrazio, gestendo un paese ma intero invito tutti durante una anche cazzo di a pandemia. continuare a rispettare le E tu? misure. Mi dispiace Tu non che riesci neanche a cambiarti queste una nuove felpa. misure capitano in un Hai la momento stessa da una particolare, anche in un settimana. momento, la Pasqua. Come potresti gestire il fatto che non ti amo più? E che la È un nostra storia è momento finita da di tempo? serenità, condivisione, anche di amore, di pace. Sei proprio una povera sfigata, sai. Ah, giusto. Siccome quella rivista cool pubblica i tuoi disegnini, allora ti senti tanto migliore di me. Con questo regime Che poi, tra parentesi, le tue illustrazioni fanno proprio cagare, lasciatelo dire. A proposito, non mi arrabbi neanche più. Sai che ti dico? Quando è finita sta storia, sono io che ti sbatto fuori di casa. Hai capito? Ah, e senti qua, ti dico anche quella frase che ti piace tanto. Ti dico, Rebecca, ciaone. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Evita le strette di mano e gli abbracci. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa. Non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali. Vieni con me che ci andiamo a prendere una bella birra in terrazzo. Oh, ma che cazzo hai fatto, porca di quella troia? Ti ripigli, cazzo? Ripigliati, cazzo! Rebecca! Che cazzo hai fatto? Oh! Rebecca! Dai, non scherzare, cazzo! Ti libero le mani. Cazzo, Rebecca! Guarda te, se deve andare in galera per sta stronza, che palle. Ah, vaffanculo.